Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti proponiamo un quiz speciale, dedicato alle parole desuete e quasi dimenticate della nostra lingua. Mettiti in gioco, trova il significato giusto e scopri quanto sei davvero padrone del meraviglioso vocabolario italiano. Il quiz è composto da 30 domande divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Cosa significa requie? Riposo. Deriva dal latino requies, quiete, riposo. Cosa significa tumido? Gonfio. Deriva dal latino tumidus, a sua volta derivato dal verbo tumere, che significa essere gonfio. Cosa significa coevo? Contemporaneo. Deriva dal latino coevus, composto da co, prefisso che indica insieme, e evum, età, tempo. Quindi, della stessa età o dello stesso tempo. Cosa significa irrito? Nullo, non valido. Deriva dal latino irtus, composto da in, che significa non, e eratus, il participio passato di reri, nel senso di stimare. Quindi, irrito significa non stabilito, non valido o privo di stabilità. Cosa significa divellere? Strappare. Deriva dal latino divellere, strappare via, sradicare con forza. Cosa significa cassare? Annullare. Deriva dal latino cassare, derivato di cassus, vuoto, vano, significa annullare o rendere vano. Cosa significa ontoso? Disonorante. Deriva dall'antico francese e significa offensivo, che porta disonore o che è ingiurioso. Cosa significa panzana? Menzogna. L'etimologia della parola è incerta, probabile da pancia, cioè discorso vuoto, inventato. Cosa significa indefesso? Instancabile. Significa instancabile, assiduo e costante nell'impegno. Deriva dal latino indefessus, formato da in, negazione, e defessus, stanco, indicando quindi che non si stanca mai. Cosa significa ultore? Vendicatore. Significa vendicatore, punitore, deriva dal latino ultor. Difficoltà media. Cosa significa prosapia? Stirpe. Significa stirpe, lignaggio, genealogia. Deriva dal latino prosapia. Cosa significa vieto? Antico.
deriva dal latino vetus, che significa vecchio. Cosa significa vellicare? Solleticare. Significa solleticare, stimolare, deriva dal latino vellicare derivato di vellere, strappare. Cosa significa paideia? Educazione. Significa educazione, formazione culturale, deriva dal greco paideia. Cosa significa molcere? Mitigare. Significa addolcire, mitigare, lenire, lusingare, deriva dal latino mulcere, carezzare. Cosa significa ultroneo? Spontaneo. Significa spontaneo, volontario, nel linguaggio giuridico, eccessivo, deriva dal latino ultroneus, derivato di ultro, spontaneamente. Cosa significa ludibrio? Derisione. Significa scherno, derisione spietata e insistente, a volte usato a proposito di fatti che offendano il buon gusto. Deriva dal latino ludibrium, derivato di ludere, schernire, farsi beffe. Cosa significa vaticinare? Predire. Significa predire, pronosticare, presagire, deriva dal latino vaticinari, composto del tema di vates, vate, e quello di canere cantare. Cosa significa mefitico? Fetido. Significa fetido, irrespirabile, malsano, deriva dal latino mefiticus, a sua volta derivato dal sostantivo mefitis, che indicava la mefite, un gas maleodorante. Cosa significa bilioso? Iracondo. Significa irascibile, collerico, deriva dal latino biliosus, che significa pieno di bile. Difficoltà alta. Cosa significa flagizio? Infamia. Significa azione turpe, infamia, deriva dal latino flagitium, malvagità. Cosa significa cacozelia? Imitare male. Indica l'atto di imitare male o di affettare un linguaggio, usando termini stranieri o ricercati per sembrare più dotti. Deriva dal greco kakos, cattivo, e zelos, entusiasmo, emulazione. Cosa significa corrusco? Splendente. Significa splendente, scintillante, deriva dal latino coruscus, che originariamente significava rapido ma si è evoluto per descrivere qualcosa di brillante e vibrante. Cosa significa la tebra? Nascondiglio. Significa nascondiglio, un luogo oscuro e nascosto, può essere usato sia in senso fisico che figurato, deriva dal latino latere, che significa stare nascosto. Cosa significa laido? Sporco.
Significa sporco, sudicio tanto da provocare ripugnanza, osceno, deriva dall'antico francese laid, brutto o ripugnante. Cosa significa scarmigliare? Spettinare. Significa scompigliare o arruffare i capelli, ma può significare anche litigare, deriva dal latino excarminare. Quale paura indica la tafofobia? Essere sepolti vivi. La tafofobia è la paura specifica di essere sepolti vivi. Deriva dal greco tafos, sepoltura, più phobos, paura. Cosa significa arguire? Dedurre. Significa dedurre da prove o da indizi, o denotare. Deriva dal latino arguere, mettere in chiaro, dimostrare. Cosa indica in senso figurato la parola granciporro? Grosso errore. Prendere un granciporro significa commettere un errore grave o uno strafalcione. Questa espressione è un sinonimo di prendere un granchio. Cosa significa maramaldo? Chi infierisce sui deboli. Indica una persona che si comporta con prepotenza e malvagità, specialmente verso i più deboli. Deriva da Fabrizio Maramaldo, un capitano di Ventura che uccise crudelmente un condottiero già gravemente ferito. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai mosso i primi passi tra parole ormai cadute in disuso, ma la maggior parte ti ha lasciato perplesso. È normale, termini come coevo, requie o ultore non fanno parte del linguaggio quotidiano. Consideralo un viaggio di scoperta. Adesso sai che il nostro italiano nasconde gemme dimenticate, pronte ad arricchire il tuo vocabolario. Se hai fatto da 11 a 20 punti, sei riuscito a riconoscere diversi significati, dimostrando una buona sensibilità per le parole difficili. Qualche errore ci sta, perché il quiz non era semplice, ma hai mostrato di saper distinguere sfumature linguistiche che molti ignorano. Con un po' di allenamento potresti diventare un vero esperto. La tua curiosità è la tua arma vincente. Se hai fatto da 21 a 30 punti, straordinario. Non solo conosci parole quasi dimenticate, ma sai anche interpretarle con sicurezza. Sei in grado di muoverti tra etimologie latine, significati figurati ed espressioni raffinate senza esitazione. Il tuo lessico è quello di un autentico custode della lingua. Potresti tranquillamente incantare con discorsi solenni o stupire con citazioni colte. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!